Buongiorno o buon pomeriggio o buonasera a tutti e eccoci di nuovo qua con un'altra puntata delle BSB News perché abbiamo un sacco di cose da dirci. Ciao Ale! Ciao o buonanotte, ci siamo dimenticati, O dipende da che buonanotte per chi ora. ci guardasse di notte, se foste insonni. No, 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 non sono sveglio. Niente. Va bene. Io sempre molto, molto sana, non solo di mente, ma Nessuno è sano di mente. a livello di raffreddori, tosse, eccetera, eccetera. Ah, io invece è proprio un problema di sanità mentale il mio, però vabbè, Vabbè, a me quello tutte e non si due. risolve. Scusate, ma sto muovendo il coso perché... Ecco. Allora, mentre Ale si centra, io sono centrata, chiedo scusa per chi ci sta guardando, sto coprendo il nostro Nick, ma non ho altra alternativa, è in mezzo, quindi ce lo teniamo così. Dunque, abbiamo un po' di cose di cui parlare perché ci sono state un sacco di performance e novità nell'ultimo periodo, poi è anche un po' che non ci sentiamo, ma abbiamo avuto tutta una serie di questioni personali e familiari da gestire in questo periodo, tra tutte quante, quindi chiediamo scusa per l'assenza. Partirei dalla foto che ho come sfondo io, quindi Dai, vai, vai. performance allo Stagecoach, che è questo festival che si tiene ora, correggimi la pronuncia, Ale, Indio, in Probabile. California comunque. Calcolando che là è ispanico, indio sarebbe Vabbè, in giusto. California, in un posto in Sono California. indio. Insomma, Comunque, in sostanza, allora, è un festival che si svolge su più giorni, un po' stile Coachella, giusto per intenderci, per citarne uno più famoso, e i nostri, a me fa sempre molto ridere chiamarli ragazzi, perché ragazzi una volta, ma comunque i nostri boys sono stati invitati per, il concerto di chiusura dell'ultima serata, quindi della domenica. Giusto per citare altri nomi importanti che hanno partecipato, allora lo Stagecoach è un festival country tendenzialmente, quindi c'erano tantissimi nomi della musica country che io neanche conosco, Luke due Combs che, c'era. scusami? Luke Combs. Sì, ecco, stavo dicendo i due più famosi che forse conosciamo anche noi, potremmo conoscere anche noi in Italia, sono appunto Luke Combs, di cui poi torneremo a parlare in seguito, e Jelly Roll. E Esatto. Google Dolls. Poi invece, esatto, invece c'erano un sacco di altri cantanti anche non propriamente country, tipo i Goo Goo Dolls, Lana Del Rey, Mumford and Sons, Sammy Hagar, insomma un sacco di altri nomi importanti. E i Google Dolls sono tipo sul rock, roccheggianti. Sì, sì, ma anche Vabbè. Sammy Hagar. Sammy Hagar era l'ex, non mi ricordo più, uno degli un musicista dei Van Allen comunque. Ah, ecco appunto, proprio Cioè, stiamo country. parlando di cose, di cose rock. Tra l'altro, io mi sono vista tutto quasi tutto il set di Sammy Hagar. Complimenti. Vabbè. Quindi, vabbè, questa performance era visibile anche da noi, nel senso che si poteva vedere su Prime E su o Twitch. anche su Twitch. Io chiaramente l'ho persa perché era alle 8 di mattina e io ero a lavorare, poi l'ho recuperata in seguito, ma un sacco di gente l'ha vista. Io l'ho vista, sì, io l'ho vista Mm, perché il bimbino non andava a scuola, quindi io ero sveglia e mi sono vista ecco. la performance. Allora, cose interessanti da dire su questa performance. Dunque, allora, la set list niente di particolare perché era praticamente DNA, non so più Short. quanto punto zero, perché ormai quello ci propinano. Io giuro che ne ho veramente. Nonostante la mia felpa, Te lo stavo per dire. basta, basta. Non che non mi sia piaciuto DNA, però sono veramente, cos'è, 5 anni che ci propinano la setlist di DNA a qualsiasi cosa. Cioè, 2019, cioè, basta. quindi sono 6 anni. Ecco, O 18, altre cose no, 19. interessanti sono, però hanno fatto, ecco, in quanto festival country, grazie al cielo, hanno avuto la decenza di fare in mezzo alla setlist del DNA l'unica canzone country che hanno, ormai due, nel senso
senso che adesso poi parleremo della seconda che è appena uscita. Quindi God Your Mama and Me, che originariamente era stata cantata con i Florida Georgia Line, ovviamente non c'erano i Florida Georgia Line e quindi l'hanno cantata da soli, per la mia gioia. Cioè, non perché non mi piacciono i Florida Georgia Line, io adoro i Florida Georgia Line, ma mi piace molto quella canzone, quindi sono contenta che l'abbiano cantata anche senza di Anche me. perché era un bel po' che non la facevano, quindi... Sì, esatto. Poi hanno duettato con Luke Combs su I Want It That Way. Quindi l'hanno chiamato sul palco e hanno fatto questo duetto, ovviamente in un festival country. Ottima cosa da fare, bravissimi, ottima idea coinvolgere qualche... ehm, Anche perché loro non erano all'atto di chiusura, c'era l'ultima serata, Esatto, quindi Luke insomma Combs era aveva appena importante. cantato prima di loro, tra l'altro, cioè sull'altro palco, però comunque avevano appena cantato prima di loro, perché da quello che ho capito in questo festival ci sono due stage, uno che è lo stage principale che chiaramente viene dato ai cantanti country, perché è un festival country, e Beh, quindi direi. questo è quanto, e l'altro è insomma, uno stage secondario non meno prestigioso, però semplicemente che viene dato a cantanti che non sono propriamente country, no? Per cui tutti coloro che abbiamo citato prima, che non sono specificamente cantanti country, hanno usato questo secondo stage. Quindi hanno Posso dire cantato, una cosa? prego, Nick ha detto che la Drowning è country, ma noi, ha country quello che vibes dice e Nick. che Cioè, con tutto il bene che gli voglio, perché poi ci arriviamo a tante delle beep beep che ha detto Nick e che dice Nick e che fa Nick. e anche che Never Gone aveva delle influenze country. No, No, Never proprio Gone aveva no. delle influenze rock. Ora, io non so Esatto. Nick cosa si fuma in questi giorni. Mm, va E bene. poi ha detto anche che c'erano delle canzoni con influenza country nell'album DNA. E io sto cercando nella mia testa a quale canzone potrebbe riferirsi. Non ne ho L'unica idea. spiegazione, cioè, è che stia prendendo qualcosa, non so, probabilmente ha trovato dei funghetti interessanti. Vabbè, sai, tipo, se era tipo Coachella, No, cioè, magari le vabbè, esalazioni. le ha viste solo lui. Diteci voi cosa ne pensate, ma secondo noi, Cioè, boh. alle brutte, maybe, stavo dicendo, forse, in a world like this, un po' di Ecco, più, stavo pensando anch'io quello. In a world like this ha qualcosina, vagamente, ma proprio... molto vagamente. Però se vogliamo qualcosina, ma never gone, vabbè, è beh, l'ennesima sparata del Carter, ce lo teniamo così. la carta è razzata. A carta razzata, esatto. Invece di noi l'ha detta lui stavolta. Vabbè, anche lui fa i Backstreet Boys spiegati male. Esatto, ma male proprio. Solo che noi siamo giustificate, lui il Lui è fiore. del mestiere, fai bene a coprirlo, Nick vergogna. Esatto, vergogna. Poi, altre cose interessanti da dire, allora, sempre su questa performance. Allora, punto uno, io volevo spendere ma due parole sugli outfit, perché per una volta erano vestiti bene. Che non sono quelli che hai dietro te. Sì, 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 sono No, sì, quelli. sono quelli che hai dietro te, Sono scusa, ho quelli che ho sbagliato. detto io, difatti ci Scusa, ho tenevo perché erano sbagliato. vestiti bene tutti, anche il nostro Nick. Menzione Quella, speciale quella- per... si è riciclato il giubbotto del DNA Tour, perché quello là è il giubbotto dell'Air Force che c'era nel DNA Tour. Vabbè, però ci stava, funzionava Mi menzione piaceva anche speciale. molto Kevin. Sì, sì, tutti quanti. Vabbè, l'unica cosa forse volendo che avrei modificato, ma quello è un problema mio, avrei lanciato il cappellino di Brian, ma... Ah, eh, ma vedi che siamo sulla stessa linea d'onda Ma io ho perché lo proprio un stavo problema con pensando i cappellini da adesso. baseball in generale, cioè non li amo. A maggior ragione se sono messi al contrario, come tende a fare Tipo i Brian, a giovanotti cui bisogna degli spiegare anni, che gli anni 2000 sono passati da un pezzo. ma Non anche quelli capisco il 80 e Millennium 90. 2.0, ma insomma, Ma ovviamente. secondo me fa per coprire un po'.
i Ma se c'è una capelli. testa di capelli ricci che non finisce Ma più. sono un po' radi, si vede. Sai, chiaro, ma che ne so, ma che c'è sta sempre con quel cappello in testa, se li fa cadere da solo i Vabbè, capelli. però ci stava va bene, andava bene, non è un problema. Io farei una menzione speciale però per i cappelli da cowboy che hanno utilizzato Alex e Nick. Sì, Tanta assolutamente sì. roba, tanta roba. Eh, Cowboy Carter, per esempio, ci mancava, perché avevamo sì, già visto Alex, nell'UIM. Alex Cowboy, no? Ah, sì. Cowboy Alex, perché lui sapete che il famoso cappello leopardato cos'erano gli Che MTV è The Go? Ah, sì, 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 sì. Ok, quindi lui insomma era un po' già nel mood cappello da cowboy. Nick no, cioè se escludiamo il suo film Dead No, Set. anche UIM Tour se metteva il cappello da capo. No, me lo sto immaginando. Durante Dead or Alive. No, 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 faceva finta, me lo faceva sono finta. immaginato. No, c'aveva un cappello. No, faceva finta alla fine di Wanted Dead or Alive, faceva finta di tirarsi giù il cappello, ma non ce l'aveva. Ok, allora mi ha proprio fregato. Allora, Mi a ricordo Vienna, male. grazie al cielo, perché se avesse avuto anche il cappello probabilmente sarebbe evaporato Schiattato. completamente. Sì. Ma so anche in altri posti che hanno avuto, insomma, No, in infatti non Germania. c'è- faceva così, faceva tipo Sì, cowboy alla tipo fine, sì. pistole e Sì, il faceva finta. pistolero. Ok, Ehm, niente. Vabbè, mi sono immaginata le cose. Vabbè, ultima cosa che Forse volevo anch'io dire, poi sono cambiamo argomento perché ci sono altre cose da dire. Secondo me hanno fatto una performance, passatemi il termine, coi controcoglioni. Tra l'altro io vorrei fare una menzione speciale, bravi tutti, ma una menzione speciale a Nick, che complimenti per i vocals, cioè veramente sì, sì, per complimenti. AJ, io lo vabbè, dico sempre, però lui ha questa presenza scenica. Boh, io non so, è nato per starli sopra, secondo me. letteralmente quasi. Ecco. E io menzionerei anche il nostro Brian, che nonostante comunque tutti i suoi Eh, vocal issues, le sue cose, povero amore. ci ha messa tutta e secondo me non ha fatto poi un lavoro così. Ha avuto dei momenti In cui, in cui si vedeva oh che my God, we're faticava, back again. però in generale è buono. Poi, detto questo, che a me preoccupi molto la gestione di un intero concerto quest'estate a Las Vegas. Per 21 giorni, perché hanno aggiunto altre 3 date. Mi preoccupa e spero, ma voglio sperare che insomma ne abbiano discusso e abbiano trovato delle soluzioni a riguardo, Ma insomma. sai, probabilmente il fatto che ci sia la pausa durante la settimana, magari si No, no, riposa, magari sicuramente, sta però zitto il resto del giorno, non parla. secondo me proprio anche il gestire tutto il concerto non lo so, vedremo, lo scopriremo, però Sì, un pochino così, preoccupata per cosa ne possa uscire, ma per lui più che altro, nel senso che poi a noi... sì, perché poi adesso, dopo che hanno fatto quella performance a Good Morning America, era una cosa Mm? del genere, è un po' sotto l'occhio del ciclone, nel senso che è un po' diventata di Dominio pubblico. dominio pubblico, Però ecco, posso non dire nel meno male? fandom. Sì, Posso dire meno male, nel senso che così almeno tutti sanno. Cioè, secondo tant'è che me non io è ho neanche visto, più da stare a discutere, nel senso, secondo me a questo punto mi possiamo sta cadendo il sì, tablet. essere preoccupati, chissà come la gestisce, eccetera, però la situazione è questa e bravo, complimenti che comunque ci stai provando, cioè secondo me alla fine Sì, almeno tutti non sanno. demorde. Non demorde, poi tutti lo sanno almeno, così cioè, è inutile nascondere una cosa di questo tipo che, detto tra noi, è un po' quello che
tentavano di fargli capire gli altri da anni, e per anni Tipo intendo. la litigata di Nick e Brian nel documentario. Esatto, mi rendo conto che lui non fosse pronto per buttare in pasto questa sua situazione al mondo, perché Perché non forse è. pensava anche di poterla risolvere più Sì, ma semplicemente. poi comunque E- sono cose, cioè non tutti amano, e io lo capisco benissimo perché sono abbastanza come lui, non No, io tutti invece sono il amano mettere. contrario. Ma vedi, non tutti amano mettere in piazza anche le proprie problematiche di tipo medico, cioè di Sì, per salute. personale. Ok, e per cui soprattutto se stai faticando ad accettarle tu. Beh, Ok, sì. e quindi, cioè, magari per qualcuno può essere terapeutico, per altri invece no, cioè, va molto a carattere. Io lo capisco molto, Brian, da questo punto di vista. Personalmente, a me è, personalmente io lo dico prima così sono protetta e non mi puoi criticare, tra virgolette, dopo, no? Vedi, io invece tendo a non dire niente perché non mi piace essere compatita, tra virgolette, cioè io poi percepisco qualsiasi cosa come compatimento, anche Oh, quando non povera, lo è. E però con la reazione poi di risultare, cioè se mi sento ferita in qualche modo, poi controbatto in maniera spiacevole. Ognuno ha Cioè, il nel proprio senso che modo poi di. utilizzo tipo sarcasmo abbastanza pesante, no? E col preciso scopo di mettere a disagio la persona che ho di fronte. Non ne Guarda, io vado, non ne vado fiera, però. l'ho fatto una volta ieri con un mio amico perché ho fatto gli auguri al mio migliore amico era il compleanno, auguri Davide. Ehm, e un altro amico avevo sbagliato il suo compleanno durante questo iato che ci abbiamo avuto, no? Questo momento di pausa che non è stato prettamente semplice per me, e però non avevo detto niente ai miei amici. Vabbè, il mio migliore amico lo sapeva. E avevo sbagliato a fare gli auguri di compleanno a un altro amico, l'avevo fatti tipo 4 giorni prima. E niente, quindi ho detto, ah, vediamo se adesso su Facebook. E quindi poi gli ho detto tutto quello che era successo e lui mi ha detto, wow, mi hai fatto sentire una. Mi ha detto, Mm, tu non te l'avevo detto perché mm. sennò poi dici Per che cui mi. questo per dire che io mi sento molto, da quel punto di vista lì mi sento molto vicina a Bren, nel senso che lo capisco molto Beh, e certo. capisco anche la sua reazione durante quella litigata con Nick, per quanto poi lui l'abbia fatto in modo molto spiacevole e avrei anche io voluto prenderlo a sberle in quel momento, Che ok? Nick O'Brien, perché tra tutte e Brian. due io avrei preso un schiaffi entrambi. Sì, assolutamente, perché anche Nick non si è comportato bene, però lì sul momento avrei preso più a schiaffi Brian perché Nick stava cercando di affrontare il problema e l'altro si rifiutava, ma dall'altra parte lo capivo benissimo, no? Quindi io sono contenta in realtà che finalmente in qualche modo si sia venuto a sapere, si sia aperto e quantomeno, secondo me, è più rilassato. Io, per esempio, ieri sera, nella performance di ieri sera, Ah, è stato di cui poi bravissimo, parleremo, io l'ho trovato molto, cioè si stava divertendo, è vero, che è una cosa positiva, certo. E poi perché no, è un periodo che secondo me anche vocalmente secondo me era, cioè, era meno bloccato, ha avuto vocalizzi è una migliori. situazione comunque dove lo stress va a peggiorare la situazione che Certo, già c'è. Se tu sei sereno e ti stai divertendo, e la prendi come viene, magari le cose migliorano. viene meglio. A questo proposito, dato che ho citato quello di cui parleremo più avanti, quindi la performance di ieri sera, oltre allo stage coach, peraltro se non l'avete visto e se ve lo siete perso, si può trovare su YouTube, la performance completa, dura una 40-45 minuti, quindi Credo anche su Twitch, Prime, non so se l'abbia. l'hanno salvato, non so se si può vedere, Non però so se si può si vedere su trova. Prime anche. Online si trova, insomma, Vabbè, sì, ha se voglia, ve si lo trova siete perso tutto. volete vederlo. L'altra cosa è invece, vuoi dirlo tu, Ale? Questo? Mm? Allora, è uscito il singolo dei Rascal Flatts, che è un gruppo country molto famoso,
con i Backstreet Boys che si chiama What Hurts the Most, che è non è una cover, è una, come si può dire, una riedizione, un rifacimento della Sì? canzone che avevano cantato i Rascal Flatts negli anni 2000, all'inizio 2000, che tra l'altro era stata proposta ai Backstreet Boys come canzone e loro l'hanno Per l'album trattata Never Gone, mi sembra. Never Gone. Forse è per quello che Nick diceva che aveva influenze country. Se ce Vabbè. l'avessi qua davanti in questo momento, gli direi metti il gomito così, ma Ma va. va, va, va. Ecco, ma va bene. E quindi questa canzone io ho una storia personale con questa canzone, con mio marito, che all'epoca eravamo fidanzati, ci siamo lasciati e lui mi ha dedicato questa canzone, quindi io adoro questa canzone e adoro l'originale e loro l'hanno rifatta, ok? Tra l'altro va andando al numero uno della classifica country Sì, ok. di botto. Noi però abbiamo delle opinioni. Ecco, Allora, io premessa, io non, non la non conoscevo preferisco. la canzone, nel senso che non l'avevo mai sentito l'originale, per Poi l'hai quanto mi piacciono sentita? i Rascal Flatts, oppure magari l'avevo sentita ma non ci avevo fatto caso più di tanto, non lo so. La Ha mia... anche un video molto potente quella canzone, un video No, quello non l'ho mai musicale. visto, devo andare a Lo vederlo. faceva vedere Ken, Ehm, giusto per... ora, io... A me ha Diciamola. provocato le stesse, per quanto bravi tutti, le armonie ottime, cioè a livello di performance nulla da segnalare. Ci aggiungo anche che io adoro il country, per cui io non ho neanche un problema di avvicinamento alla musica Beh, tu sei una country. Swiftie, quindi Io lei sono una Swiftie, sì. ha Mm, iniziato e, country. e tra l'altro la mia Taylor preferita, qua lo dico e non lo negherò mai, era la prima Taylor, la Taylor Country. Non che Quindi non mi prima piace. di... che era quella Romeo, Kiss Me. Sì, 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 proprio i Love Story, primissimi come si album, chiamava non la è che sono, canzone? vabbè, il primo, quello che adesso viene chiamato Debut, comunque il suo album omonimo, Taylor Debutto? Swift, Fearless, e a me piace moltissimo, il mio album preferito è Speak Now. Mm, ma vabbè, tralasciamo le mie incursioni nell'altro fandom. No, il discorso è che questa canzone nello specifico a me ha provocato le stesse emozioni che potrebbe provocarmi, non lo so, leccare le piastrelle. Ammazza, addirittura, vabbè, No, cioè, non voglio essere cattiva, però la paragono ad altri duetti che hanno fatto, di cui poi Sì, parleremo, mi hanno dato molto di più. Non sto io ti dicendo che sia dico, sì. Per me, anche per me, io conoscendo l'originale, avendo anche tutti gli attaccamenti a livello emotivo all'originale, però l'originale è potente e ti fa sentire il dolore. No, perché poi parla di una coppia che si lascia, che lui dice, pensa a quello che sarebbe potuto essere, e dice, non posso sopportare di stare nella casa, che ne so, di stare in una casa da solo. E dice a volte piango, però è difficile andare avanti, vedere gli dolorosa. amici comuni, cioè c'è proprio è dolorosa all'epoca era molto dolorosa per me, poi io da buona masochista mi sono scritta il testo e me lo sono attaccata a fianco al letto all'epoca. Um, quindi era proprio, è powerful, è proprio è potente a livello emotivo. Io l'ho trovati un pochino piattini sotto quel punto di vista, ecco, a livello emotivo. Mo, vuoi perché conosci l'originale di più, cioè conosci l'originale e quindi è più difficile adattarsi ai rifacimenti, specialmente con l'arrangiamento che gli hanno dato che non mi è piaciuto. Gli hanno fatto un arrangiamento più soft Mm. e quella canzone non è soft, quella canzone urla, urla dolore e loro non urlano dolore là. È molto più soft. Secondo me hanno toppato a livello di... e non lo fanno loro l'arrangiamento.
Poi, o de gustibus, nel senso di altra gente piace, infatti è numero uno nella No, chart no, ma infatti lì country, sono assolutamente... seconda canzone country che fanno, secondo numero uno, ragazzi, forse... Datevi al country. No? Eh, No, nel senso, adesso ci picchiano tutti quelli che odiano il country. Io non disprezzerei, però a me effettivamente, piace tantissimo a livello però di... secondo me è una cosa che è molto americana. Sì, è molto di nicchia Molto di americana, nicchia, se tu non mhm. sei americano, Specialmente effettivamente sudamericana, del sud. ci sta che non ti piaccia, cioè nel senso, C'è una solo canzone che questo. si chiama Whiskey Lullaby, che è stupenda. Io non mi È metto tragico. qua a Allora, poi citare c'è tutte le Jay mie canzoni. che ha fatto tutto il suo periodo country e lui comunque la sua voce, vabbè, la sua voce Lui va può bene cantare su la lista della tutto. spesa, senza problemi, si adatterebbe. Quindi è stato appurato che noi dicevamo che ci avrebbero potuto cantare l'elenco telefonico e sarebbe andato bene, forse con qualche arrangiamento migliore. Esatto, esatto, esatto. Possono farlo, ma servono dei buoni arrangiamenti. Dato che io quando ho citato la mia opinione su questo duetto, ho detto che ce ne sono stati altri che secondo me sono stati più memorabili. Volevo un attimo, citarli, cioè, quantomeno i più famosi, ok? I duetti più memorabili. Beh, Partirei, non ho assolutamente idea Concert, se siano in ordine cronologico, non credo, li ho no, ma scelto va in modo bene. sparso perché li ho... Perché, per esempio, il primo che hanno fatto, mi sa che era nel 99 con Shania Twain. Sì, però andiamo in ordine su come me li sono scritti perché sennò ho l'arteriosclerosi e me li perdo. Allora, per ben due volte con Elton John. Sir Elton John, Con Sir Elton John, la prima volta ai Grammy del 2000 e hanno cantato una canzone di Elton John che si chiama Don't Philadelphia Stand... Freedom. Io mi ricordo che avevano cantato Don't Stand So Close to Me, però vabbè, forse era un medley, ma Può darsi, non può lo so, o darsi. forse è Non parte è della canzone perché io non la conosco. Io Elton John conosco Your Song e qualche altro, Crocodile Rock, queste robe qua, insomma, Rocket quelli più Man. famosi, Rocket Man, e beh certo Rocket Man, e come faccio a non conoscerla? Come possiamo non conoscere? E poi, sempre nello stesso anno, a Party in the Park, hanno ricantato insieme, ma questa volta una canzone dei Backstreet Boys, The One, famosissima The One, la canzone di Nick, altresì conosciuta come la canzone di Nick, per gli Insider. Poi nel 2001, durante un tributo ad Aretha Franklin fatto da VH1 Divas, ok, hanno cantato sia con Aretha Franklin che con Stevie Wonder e hanno cantato Change, la famosissima Change con Aretha Franklin e poi tutti insieme, tutti gli ospiti, insomma, hanno cantato insieme a Freeway. So che AJ aveva detto che è stato uno dei momenti più memorabili della carriera. della loro Beh, carriera, cantare con dai, Aretha Stevie Franklin. Wonder, Aretha Franklin è proprio era una leggenda, ma lo è Stai ancora. parlando con una il cui musical preferito è i Blues Brothers, quindi Ecco. sì. Tan, 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 tan. No, Ehm, tra l'altro, no, Aretha Franklin anche è collegata a me perché lei canta At Last, no? At lei Last. canta? At Last. Mi sembra At di sì. Last. Io, vabbè, At Last, cioè, Me l'ha la dedicata Ken versione quando di ci At Last siamo. che ho in mente io è ovviamente quella di la Queen Celine Dion, ma Non sapevo l'avesse fatta, me la vado a sentire. ah, Lei, Celine Dion, ha fatto la ninna nanna di Brahms, che io adoro, la mia ninna nanna la Nina Nana di preferita, Brahms è nel CD Natale di Celine Dion, che io e l'ha fatta in francese, tra l'altro. Io la so in l'ha francese. fatta in doppia versione. Bonne nuit, L'ha cher fatta, era metà in enfant. inglese e metà in francese, perché lei È canadese, è del Quebec, Quebec. no? Quindi. E io quel CD ho dovuto, la me
14enne probabilmente, non ricordo quando è uscito, ma era il periodo Backstreet Boys comunque, ha dovuto ricomprarlo perché lo Perché l'hai bruciato, l'hai consumato. Io ho Millennium che ogni tanto mi skippa qualche track perché l'ho bruciato, ma anche il primo. io l'ho consumato perché io sono una Celine Girl for life. Poi, a proposito di grandi donne della musica, Tra Shania l'altro con Twain, problemi vocali, lo sai che anche lei ha problemi alle corde lei non ha vocali? solo problemi vocali, lei ha proprio una condizione, ha una sindrome terribile, la È tipo Stevens. Celine Dion, poveraccia. Celine A Dion, livello no, di dicevo, sindrome scusami, terribile. non avevo No, no, capito che io parlavi. intendevo. No, no, Steve, Sì, 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 tu parlavi di qualcosa Shania sembra. Twain, sì. Shania Twain ha una condizione, credo sia la stessa di Brian, tra Non ho l'altro. capito bene perché lei si è fatta, se non sbaglio, si è fatto operare alle corde vocali. Perché so che ne ha parlato di questa sua condizione con John Bon Jovi, che anche lui ha una situazione di, ma anche lui si è fatto operare le corde vocali per altri problemi, insomma. Shania Twain, però, è un'altra donna che io adoro con tutta me stessa. Se rinasco, voglio rinascere Shania Twain. Bellissima, tra l'altro. Bellissima. E Bellissima e bravissima. anche lei mi piace cioè da sempre, dai tempi di. Io ricordo di aver visto il video di The Don't Impress Bene. Me Much That done impressing e me di essermi much. innamorata perdutamente di lei. Cioè, è il mio Io, girl, anch'io. cioè, è il mio Anch'io, crush quello è Man I Feel Like a Woman, And I è Feel Like tipo a il Woman è mio tipo la mia motto. Quando canzone io sto preferita. giù, io quando sto giù di morale metto quella canzone e mi metto a ballare come una matta o Bellissima. metto gli Club C'è 7. un documentario molto bello su Shania Twain, ora non ricordo se sia su Netflix o su Prime, so che l'ho visto, che ripercorre proprio tutta la sua carriera. Molto bello, molto interessante. Non ricordo il titolo, zero, cioè Lei non non so se è era proprio solo Shania sposata, Twain. non era sposata con, non è più sposata con lui, però mi pare No. fosse sposata con manager o con del management dei Backstreet Boys. Sì, lei Una cosa del è genere. stata sposata per anni con uno sì, un produttore, insomma, una cosa di questo Produttore allora musicale che aveva Ehm, lavorato con i non ricordo il Comunque nome perché e hanno fatto questo duetto che secondo me avrebbero dovuto recorded, registrarlo, esiste su ma Spotify, live. c'è la live perché l'hanno fatto solo live in occasione del tour di Shania Twain. Durante lei ha registrato praticamente questo concerto per la TV, era il suo famoso Live from Miami. E ha invitato appunto i Backstreet Boys. Io ricordo che a me già piaceva lei all'epoca e avevo settato il videoregistratore per vedermi questo show, no? Perché lo passavano, ma era un orario appunto che io non potevo vederlo e quindi avevo settato il videoregistratore e ricordo l'emozione di essere tornata a casa da scuola e essermi messa a guardare questa cosa che avevo registrato, già felice perché avrei visto Shania Twain, che a me piaceva molto. E improvvisamente, puff, mi spuntano i Backstreet Boys, no? E io sconvolta, ho detto, come, perché, eccetera. E mi ricordo di aver chiamato subito le mie amiche Le fan dei fan. Backstreet Boys dicendo, ragazzi, ho registrato, c'è questa cosa, Me lo eccetera. ricordo, me l'avevi raccontato. Sì, E sì, questa quindi ho. canzone che lei ha scritto in onore dei suoi genitori, dell'amore dei suoi genitori che aveva perso per un incidente, mi pare, quando Sì, era giovane. sì, sì. E From This From Moment This On. Moment On, bellissima. From This Ecco, e questo è Moment. uno di quei casi in cui la canzone a me piace tantissimo da sola, già in versione Shania Twain, ma l'aggiunta Duetto delle fantastico. voci dei Backstreet Boys l'hanno decisamente migliorata. Fa un po' come canzone d'amore, botta risposta, capisci? Come se lei Esatto, dicesse e esatto. poi l'uomo A risponde. me ricorda molto, non c'entra un tubo, chiaramente è un problema mio mentale, a me Vediamo se è lo ricorda stesso mio. molto A Whole New World di Aladdin. Allora, io e te abbiamo lo stesso problema mentale. A me non ricorda Questo era chiaro. non è specifico di A Whole New World, però a me
io la immagino come una canzone cantata da una principessa e un principe che si innamorano, capisci? Mm. Quindi A Whole New World ci sta tutta. È la stessa cosa, la stessa immagine Whole New mentale che mi World, dà la che canzone. peraltro è tipo una delle mie canzoni preferite della Disney, cioè Io proprio... non me lo ricordo in italiano, però dato in inglese. E anch'io, E credo, mia figlia me la fa duettare. giusto? Mi devo stare zitta Bravo, quando c'è bravo, bravo Aladdin, è Jaden. lui che deve cantare. Poi vabbè, non mi soffermo più di tanto su God Your Mama and Me perché l'abbiamo già citata, ma durante, praticamente loro hanno, oltre ad aver registrato questa canzone con il Florida Georgia Line, ovviamente, nel 2017, durante questo programma MTO. che si chiama CMT Crossroads, che è un programma televisivo americano che mette insieme artisti country con altri artisti che non sono Mhm. country, hanno fatto una performance live di questa canzone insieme ai Florida Georgia Line E non solo, hanno e fatto non solo anche Holly, hanno cantato anche un'altra canzone dei Florida Georgia Line, adoro. Holy, che è tipo la mia preferita. Io l'adoro. E poi, tra l'altro, Fredo e Giorgia Line da soli avevano cantato una canzone che si chiama Smooth, Sì? che a me piace tantissimo, che si sentono le ranocchie in sottofondo in quella canzone. Piace tanto anche quella, ma Holly è stato un duetto fantastico, che poi l'hanno ricantata anche da soli, ma il duetto è stata una cosa. Mm, Holy, secondo me, i Backstreet Boys l'hanno fatta da soli. No, 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 l'hanno fatta anche con loro. Ah sì? Ci sono due versioni, ma non riesco a trovare. Avevo trovato un pezzettino, l'aveva postata una fan di Brian, Amber si chiama, aveva postato un pezzettino ehm, pochi giorni fa su X, Twitter. Io continuo a chiamarlo Twitter perché per me è Twitter. Parliamo di Steve Aoki? Mhm. Hanno Ok. fatto registrato singolo con Siva Aoki prima del DNA Tour o durante DNA, prima 2020. dell'album. Era nel 2020. Era durante il DNA Tour con Siva Mhm. Aoki, Let Let It It Be Be. Me. Mhm, Steve mhm. Aoki che peraltro era presente allo Stagecoach e con cui Nick e Jay Howe sono andati a fare, io dico a fare i cretini, ma in realtà sono andati si sono presentati al suo DJ set e hanno cantato con lui Let It Be Me. Hanno fatto una. Oh! Mi è caduto il C'è tappo. caduta Ale, a parte questo è tornato, ok? Va bene. Tra l'altro, no, è una sorta di after party hanno fatto, Esatto, perché quello esatto, fanno poi somigliava nell'after party. molto a un after party. Poi nel 2016 hanno anche fatto una collaborazione con Britney Spears con la canzone Matches. Like playing with matches. Tra E, l'altro era in piena conservatorship, quindi non è stata poi tanto pubblicizzata, questo duetto non è stato tanto no, tra pubblicizzato. l'altro credo che l'abbiano registrato comunque separatamente, cioè nel Sì, senso ognuno sì. ha registrato i suoi vocals e poi sono stati tipo messi insieme. Una cosa non ti ho detto che ho sentito durante le interviste che What Hurts the Most è stata registrata nel 2019 e i Rascal Flatts che volevano fare appunto un tour per Goodbye Tour perché non vogliono più fare i tour, hanno scelto i Backstreet, hanno chiamato loro i Backstreet Boys dicendo "No, facciamo sta canzone insieme e sono stati i primi di tutto l'album, perché hanno fatto appunto questo album Duetti. di duetti con delle loro proprie canzoni con vari artisti, di cui non me ne ricordo mezzo, a parte i back, però vabbè. Va bene, ma se siete interessati, ci sono tutte le Andatevela a informazioni, cercare. ovviamente. Esatto. Google is your Andatevela a friend. cercare. Ehm, Posso citare l'ultimo Ma, duetto con cui... ma lo sai che li amo anch'io, quindi sì, Allora, a giugno del 2002, anche il giorno, guarda. vi faccio un po' la premessa. Allora, a giugno del 2002, i Backstreet Boys erano in tour, ovviamente, per la seconda, terza, 2002? quarta, 2022. Ho detto, aspetta. Sto perdendo colpi. No, 2022 ovviamente. I Backstreet Boys erano in tour con la 26esima leg del DNA. In Europa, probabilmente.
Era, scusa? No, non in Europa sono No, venuti no, dopo erano in perché Asia. erano in Asia, poi sono Erano venuti in in Europa. Asia e WeChat China, che per chi non lo sapesse è un'app cinese usata principalmente per messaggistica, ma anche per altre cose, social network, pagamenti, una serie di cose, praticamente gli ha fatto fare tutto il DNA senza pubblico, chiaramente, registrandolo per mandarlo in onda, appunto, in live, credo fosse, Si era sulla live. loro piattaforma. Durante questa cosa, dal nulla, perché nessuno se lo aspettava, spunta il mio gruppo preferito, È uno dei miei Westlife, preferiti, i Westlife, sì. che sono molto, 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 molto famosi in Asia. Cantano insieme, tra virgolette, nel senso che i Backstreet Boys erano in Cina in tour, i Westlife invece credo fossero a Dublino per i fatti loro a probabilmente registrare il video di qualcosa. Comunque hanno cantato insieme una canzone dei Backstreet Boys, nello specifico I Want It That Way, Ma no! strano, e una Strano. canzone dei Westlife, nello specifico My Love. Il primo singolo, No, no? il primo singolo Ah, del Swear It All secondo Over Again, album. Swear It Again, scusa. Il primo singolo Primo era Swear singolo It del Again. secondo album, Coast to Sì, che Coast. tra l'altro io ho sia l'album che i singoli. Io non ti dico cosa ho Vabbè, lo perché so, immagino. altrimenti mi fai ricoverare. Ehm, No, perché abbiamo lo stesso problema mentale, no? Siamo il insieme. mio cuoricino di millennial fan dei Westlife che non vengono mai cagati in Italia, purtroppo per me, Purtroppo io l'ho visti però ha in Italia. pianto, credo, tutte le sue lacrime di gioia per questa cosa e io vorrei che tanto che questa collaborazione venisse fatta sul serio, live, veramente Tu, insieme, sì. nello stesso posto E poi e stavo venderò pensando, tutti e due i reni per essere là. faremo un mutuo, facciamo? Mm, Sì, cioè il prestito, chiedo che comprenda anche l'assistenza sanitaria per me successiva, perché non so se posso reggere. io già ce l'ho l'assicurazione, quindi Io ne ho una, ma secondo me non regge il trauma da troppa figaggine in un concerto solo. sì. No, tra l'altro, ma sono idiota perché ho detto il primo singolo, sì, del secondo album, Il secondo perché album, certo. tra l'altro prende il nome da una strofa della canzone. Coast to Coast si Sì, chiama. cos- Ecco, sì, idiota mia. sì, 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 sì. Però nella mia testa un po', vabbè. Ehm, Ma noi dobbiamo spiegare le cose male, perché ma sennò già, anche cioè, Westlife li spieghiamo male. Io almeno, te no. io ho un problema, per esempio, con i Westlife, l'ho notato l'altro giorno, mentre di altri artisti, Backstreet Boys, Taylor Swift, no, so dirti esattamente le canzoni in che album sono. Con i Westlife questa cosa spesso non ci riesco, ma perché io le ho sempre ascoltate tutte mischiate e quindi faccio veramente fatica. Adesso con i primi due sì. Beh, perché Dopodiché parto per la tangente, mi perdo e vabbè, ma tipo questo. Unbreakable, che hanno anche loro una canzone che si chiama Unbreakable. This love is Loro, sì, unbreakable. tra l'altro c'è una storia molto divertente dietro quella canzone, ma non è il momento in cui Fammela dirai. te la dirò in separata sede perché fa molto ridere. Ultima cosa da dire. No, vabbè, allora, no, scusate. Ieri. Ieri sera ci sono stati i CMT, No, è, MTMA, sì, come è caspita, ACM, ACM. vabbè, ACM sono Award. dislessica in questi No, giorni, scusatemi. no, no, io lo chiamo AMC, che è un canale dove fanno The Ok, Walking Dead. comunque degli award, ok, dei Music Award, i nostri boys
hanno anche qua chiuso la serata duettando con i Rascal Flatts. Hanno fatto What Hurts the Most, Prima strofa e pezzetto, ritornello. esatto. Poi i Rascal Flatts hanno fatto un pezzetto di una loro canzone di cui al momento mi sfugge il titolo, me lo Io non ricordavo la ma mi conosco, sfugge. quindi. Poi i Backstreet Boys hanno fatto un pezzetto di Larger Than Life. And not I wanna that way, yeah! Sia lodato il Scusate. Signore. Sempre lodato. E Forse è stato il Papa. cosa è stato il nuovo Papa? Grazie Papa Leone, Papa Leo, grazie. Papa, Papa Mufasa. Esatto. E poi per concludere hanno fatto di nuovo tutti Top. insieme una delle mie canzoni preferite che è Life is a Highway. Per chi non sapesse qual è, ci capiamo dicendo la colonna Cars. sonora di Cars della Disney. Life is a highway. Esatto, quel film ha una delle colonne sonore più belle del mondo. Oltre a essere un gran bel film, secondo me. No, Eh, io l'ho visti tutti e quattro, figurati, cioè, Jaden. ovvio, anch'io, stai scherzando? E poi c'è Hamilton pure. E gli ho detto a Jaden, vedi quello adesso sta nella Ferrari. Che lasciamo Posso non perdere. esprimermi? No, guarda, non esprimiamoci sulla Ferrari e Perfetto, Hamilton, grazie. perché poi Perché poi prendiamo. ci bloccano la live, cioè la Madonna, live, sì. il podcast. Ultima, ma Ma non meno non... importante, last but not least, cosa di cui dobbiamo parlare oggi è che Ale... Habemus Album! Per Il chi ci nostro ascolta caro e non padre ci vede, Ralph, Ale ha alle sue spalle Papa Nick. Nicola. Papa Nicola. Ehm, Non so se sia mai esistito un Papa Nicola, dovrei andare a documentarmi per sapere il numero, ma per noi è Papa Nicola C. Ehm, Quindi Perché questa 1100. cosa? Perché il Papa nostro Nicola 100. Paperone, dopo averci tenuti in sospeso con il suo Sun per una roba tipo un anno e mezzo, ieri sera Proprio sunissimo, eh? Sunissimo. Ieri sera, nell'esatto momento in cui Papa Leo è uscito sul balcone presentandosi alla folla, lui droppa, Ha twittato, annuncia ha fatto di l'uscita del tutto. suo nuovo album il 15 di maggio. Che su tutte le piattaforme si Non può abbiamo ancora capito pre-salvare. se ci sarà una versione fisica di questo album o no. Lo Eh, voglio sperare. E quindi chiaramente quello era la foto di prima, era per spiegare, Sì. L'ho la fatta con le AI. motivazione è la megalomania del nostro Carter che ha E colpito. tra l'altro, non sapendolo, gliel'abbiamo scritto tutte e due. Ovviamente, perché la prima cosa, cioè mi esce questa cosa, io la prima cosa che faccio è commentare sotto il post dicendo, cioè, Ma l'hai fatta esatto apposta? momento, no? Cioè, proprio, abbiamo spapa, boom, album. Quindi poi grazie a ChatGPT per aver dato vita ai nostri deliri. Ehm, In ogni caso, album appunto che come abbiamo detto uscirà su tutte le piattaforme il 15 di maggio. Aspettiamo di avere notizie su una versione fisica di questo album. Tra l'altro, posso dire una cosa, io quando ho visto, l'ho presalvato su Spotify e su Amazon Music, su Apple Music, che ho, poi ci sono anche altri due che non uso, non so che cosa siano, due piattaforme, probabilmente americane, mi dice che è disponibile il 14, però non lo so perché io ho gli account americani, quindi bah, vedremo. Comunque lui Non è il so dirti, 15. non so dirti perché io sono stata poi presa dalla questione Papa e quindi No, io l'ho fatto stamattina a non che la letto cosa mi alle 6. interessi particolarmente, ma sono in un weekend di reclusione e quindi mi devo trovare delle cose con cui dilettarmi e Papa Leo era una cosa come un'altra. E, Tra l'altro, ieri io ti parlavo ti facevo riferimenti al conclave nella vita ehm, di tutti i giorni. E che sì, altro? sì, sì, Era il sì. conclave, parava a conclave e a... non mi ricordo, vabbè.
Dicevo che tante cretinate, E come tutti i giorni. comunque abbiamo questo album con questo titolo Love Life Tragedy. Che va molto in linea con il vestito che aveva ieri durante le interviste a Wim, nero, Sì, completamente. mi hanno appena assunto in una ditta di pompe funebri. Sì, diciamo che O, lo o stavo avete dicendo io, bisogno di un... Perché secondo me che lo potreste aprire una promuove Taffo filiale. l'album. Eh, una Tra filiale l'altro, oltreoceano. Taffo, questa è se la copertina, molto, molto allegra, però molto poi allegra, mi ricorda vagamente, ma molto vagamente, le vecchie copertine dei Bon Jovi, ma... anche dei Guns N' Roses mi pare che avessero delle copertine simili, sì, comunque rocker, vabbè, Mm. ovviamente ci sono, Eh, a detta sua, appunto, il racconto della sua vita è molto orgoglioso di questo album, dice che diciamo lo rappresenta, no? È un ripercorre, po' sì, ripercorre gli stadi della sua UIM, vita così come faceva la canzone Stages, che però per qualche motivo a cui a noi sconosciuto non è inclusa non c'è stato nell'album. sull'album. Ed Glielo era questo, dovremmo chiedere. ed era questo il motivo per cui io dicevo che secondo me ultimamente il nostro Carter sta assumendo delle sostanze. Io ho la Sto checklist. scherzando, ovviamente. No, 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 ma secondo me si è inalato qualche cosa perché ieri le interviste, ah, ma anche le facce che faceva durante il concerto. A un certo punto uno dei Rascal Flatts ha preso la mano di Brian e Nick va tipo Sì, tra così, vabbè. l'altro, cantando una strofa della canzone che diceva There was some distance, la canzone diceva There was some distance between you and I, e lui ha detto There was some distance between me and Brian, una cosa del genere. Ha rosicato perché Brian Assolutamente è un dal suo nulla, che amiche. di boh, vabbè. E Nick l'ha guardato come per dire tutto a posto, amico? Sei mio amico. Non ci voglio giocare con te. Se te tipo i bambini di 5 anni, ecco. Sì, E esatto, niente, sembrava molto... Lui è il mio amico, non è tuo amico. Ma vabbè. mi E- sembra mio figlio di 5 anni. Forse esatto. passa tanto tempo con i figli, capisci? Quindi Ma magari Saoirse e Pearl fanno così può e... darsi. Tra l'altro posso dire, lui ha postato una storia, ho riso tantissimo, della sua famiglia che guardava la performance di ieri sera e Sì, c'è sì, sì. Pearl dentro una scatola. Cioè Pearl Ma mio si è figlio la guardata tutta la faceva. performance da dentro uno scatolone. È il mio mito quella bambina. Ma Cioè, secondo me è proprio una cosa degli americani. No, 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 io li amo, cioè sono sposata con un americano e mio figlio è mezzo americano, però anche lui aveva la fissa di mettersi dentro gli scatoloni, non so, io ho così. tre gatti e gli scatoloni a casa mia vanno tantissimo, però sono gatti, non so Vabbè, bambini. io ho un cane che non c'entra nello scatolone, mi servirebbe una cosa tipo una casa mobile di scatolone. Comunque la set list è Made for Us, Nothing Without Your Love, Good Love, Hey Kid, mi è venuto un attimo, Searchlight, non ho capito perché tutto unito, forse sarà una parola, Never Break My Heart, Not Again, Not Again, Easy, molto country, tra l'altro. Che era il Hurts, duetto con... non mi ho un ricordo, vuoto, però ma la ve lo dico mentre Ale finisce di dire le... conversion dice, quindi probabilmente non. sì, non sarà Poi la versione duetto. Hurts to Love You rimasterizzata, Superman, che è la mia preferita, Dirty Laundry, che è la Jimmy cover Allen, di Jimmy Allen, che è un cantante Dir- country. Dirty Laundry, Per e chi io ha visto il UIM Tour, tutti aspettavamo questa cover di anche Dirty Laundry, perché stava registrando il video a ottobre, credo, ma è sempre il suo Sun. del suo Soon, probabilmente tra un anno e mezzo, tra un anno, perché sono già passati 6 mesi, vedremo il video di Dirty Eh, Laundry. sì, Wild Heart, Cold Night, Zero Degrees, Celsius o Fahrenheit, vabbè. Storms, però Don't Let Go, Celsius.
Cioè, spero Cold- fare. Poi c'è Cold Night Winter Mix e Help Me riregistrata. Help Me riregistrata, che suppongo che sia la riregistrazione che ha fatto la scorsa estate, quando scorsa estate o scorso autunno, adesso non ricordo, scusatemi, quando aveva addirittura, adesso uso il termine Chitarrista. invitato le fan, ma in realtà non era un invito, le fan hanno profumatamente pagato per essere Mi chiedo profumatamente, sì, alla c'era quella. registrazione di questa canzone e quindi ci Ah, sta tra che sia l'altro insieme. loro hanno fatto, le fan si sono messe dietro il microfono e hanno fatto un pezzo di una Coro canzone, mi forse pare. sì, hanno fatto Il coro, background, background. ok, Tanto poi si può sistemare con l'autotune se sono suonate, quindi non fa niente. assolutamente. Oppure c'è E presente. niente, quindi queste sono fondamentalmente le news nel Backstreet Fandom dell'ultimo periodo. Adesso aspetteremo altre novità. Non ci sono nuove performance in vista, Ma anche tanto escono come funghi. escono come funghi, ma io direi che dovrebbero anche forse mettersi un attimino a fare le prove per la Sphere, No, perché ma già lo stanno facendo, no, ma stanno facendo di intensamente dico perché tutto. manca tantissimo. Eh sì, l'11 luglio sta dietro l'angolo, eh. Esatto. Ah, tra l'altro hanno detto vestito di bianco o di baby blue, cioè il blu della cover di Millennium. Posso? Posso. Mhm. Allora, Poi, tutto. dopo aver detto che dovevamo vestirci tutti di bianco, ehm, adesso Kevin salta fuori dicendo: Vabbè, ma vestitevi un po' come volete. Cioè, Kevin ah, mitico. no, Ha Kevin, no, detto, no, è stato Kevin. AJ. Ha detto, Sì, è stato AJ. In realtà no, l'hanno detto un po' sì, tutti. ma no, Kevin, perché adesso noi Già ci l'avete decisi siamo gli preparati gli outfit. outfit bianchi. Non è che Hai uno. voluto la bicicletta? Mo pedali e E tagliati mo i capelli. pedali, mo pedali. No, vabbè, adesso a parte gli scherzi, era nel credo, ovviamente. Ho letto un commento, qualcuno ha postato ovviamente questa mini intervista a Kevin dicendo quello che ho detto io, no? Dicendo no, adesso abbiamo preso gli outfit bianchi, adesso non cambi le carte in tavola, ovviamente scherzando. E una persona sotto ha commentato dicendo una cosa molto, secondo me, acida e spiacevole, del tipo. Oppure potevate capire fin da subito che si poteva vestirsi come si voleva perché è un paese libero. Sì, Giancarla, l'avevamo capito, Karen. ma Karen. volevamo fare una cosa carina, era simpatica come idea. Sì, la Sphere tutta quanta è, col bianco anche gli effetti, i colori, probabilmente Era carina l'idea di questa marea di persone in bianco, no? Cioè, tutti i papi. No, effettivamente scherzo. era una cosa simpatica, poi al di là del fatto. Anche se adesso se ne sono usciti con sto baby blu di bianco e di celeste, Murino se celeste si dice a Roma, della Lazio. Io scusate, sono fan della Roma, quindi Quindi il baby blue Ale no. no. Bianco sì, ma bianco e baby blu insieme no. Non Non lo c'è so, stato. io contavo di mettere un vestito bianco, quindi Si attaccano. Non è che prima tiri il sasso e poi nascondi la mano, no. poi, scusa, se io devo scegliere, seguo quello che ha detto il mio Alex. Giustamente, ma non l'ha detto solo lui, l'ha detto anche Nick. Cioè, poveri Alex l'hanno incolpato a lui, ma no. Kevin, su a zia, tagliati i capelli. Tagliati i capelli e smetti di cazzate. Ehm, adesso ci picchiano. Sì, no, gli vogliamo bene, ma noi lo Tra diciamo l'altro, dal scusate, cuore. no, devo dire una cosa di Kevin perché mi ha fatto ridere un sacco l'altro giorno. Allora, non c'entra un tubo, cioè, con il resto del video, ma è una cosa buffa e comica con cui chiudere. Allora, l'altro giorno, la moglie di Kevin, Christine, ha pubblicato un video, una sorta di video Mhm. dello stagecoach, no? Di lei con le amiche, eccetera, eccetera. E io le ho commentato sotto perché aveva una serie di outfit che secondo me uno più bello, vabbè, lei è una Vabbè, lei figa è da stupenda. paura, quindi può mettersi qualsiasi cosa, ma aveva veramente degli outfit secondo me centrati a tema, molto country, cowgirl, molto così. Cioè, e quindi le ho commentato del tipo, belli gli outfit, sembra vi siate divertiti, eccetera. Lei spesso mette like, quindi io
Sì, è Il carinissima. massimo mi aspettavo un like da parte sua. E invece sapete chi mi ha messo like? Kevin? Lo stalker di suo marito. Ah, si va a leggere i commenti sotto il... Kevin, che poi è invisibile sui social, l'uomo Sconvolta invisibile. del tipo, "Perché?" Cioè, grazie, ma perché? È carinissimo, dolce lui, Ok, cucciolo. Perché gli fate il complimento? fate i complimenti alla mogliettina, quindi ok, ok. E È vabbè, una niente, bella faceva donna. ridere, una cosa così buffa. Eh sì, Quindi, anche perché insomma non era l'account di Kevin, era l'account di Christian, quindi cioè, assolutamente, proprio esatto. stalker al massimo. Esatto. Allora, sentite, io direi che noi ci riaggiorniamo a breve. Stiamo organizzando, se possibile, di provare a fare una live sul nostro canale di TikTok Mhm. a breve, magari tipo prossimo weekend o qualcosa del genere. Io Ehm, non ci sono il prossimo weekend. no, ma Scusa. la facciamo io e Mel nel caso, questa Fatela, volta. fatela voi, sì, tranquilli. Vorremmo provare a fare una live in inglese per vedere se, perché abbiamo una serie di persone anche inglesi che ci seguono o comunque che non parlano italiano, sia sulla pagina Instagram che qui, perché di fatti motivo per cui carico sempre sottotitoli anche in inglese e quindi magari così per avere un po' di interazione. Poi seguiranno anche delle live su Instagram. Instagram sicuramente, ma Tra l'altro, io tra l'altro anche prevedo un... collaborazioni, un po' di intervistucce con Sì, 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 sì. ospiti tipo Kimmy, che già ha dato la sua Sì, sì, disponibilità. dobbiamo solo organizzarci per questioni di Pratiche. pratiche, di tempistiche. Io questo ultimo periodo sarà un po' intenso per me, quindi Scrutini. non so quanto mi vedrete, perché dal 15 maggio alla fine della scuola per me è la morte. Ma cercherò per quanto possibile di essere presente. Mi piacerebbe magari fare un'altra puntata in occasione dell'uscita dell'album del nostro Carter. Sarebbe carina 15 un maggio. video reaction. Ah, sì, dai, no, sarebbe fantastica. Non Una so se video si fa reaction, ancora. eh, però dovremmo capire come funziona, cioè devo capire quanto Fare piccoli audio si può far pezzettini. sentire, esatto, altrimenti faremo un normale album recensione, ce lo Come ascoltiamo. Poi direbbe Mel, chiediamo la chat GPT. sì, esatto, oppure Mel che di queste cose ne sa, ne capisce, ci dà Mel è il nostro è un po' mito. presa anche lei in questo periodo, però insomma cerchiamo di fare qualcosa. Sentirete parlare di nuovo di noi, compatibilmente con gli impegni, se spariamo ogni tanto abbiate pazienza, ma abbiamo una vita e quindi ogni tanto si interferisce con la nostra volontà di fare le Backstreet Fangirl Sì, io H24. ho un compleanno da organizzare, un'amica che viene il 15 tra l'altro, viene la settimana prossima, e sta fino al 21, Ecco. poi vari eventi, adesso sono in solitaria senza marito perché in viaggio, sei in Spagna, in viaggio di Quindi lavoro. abbiamo tutte le nostre cose da fare e per il resto continuate sempre a seguirci sui social ci sentiamo presto. Ah, io prometto per quanto possibile che tenterò di farvi avere il più updates possibili poi da Las Vegas. Ah, Però sì, dovrete aspettare perché io ho il biglietto per il 27 di luglio, quindi dovrete aspettare un io attimo. sarò in Italia, tra l'altro, Io tutto luglio vado in tenterò Italia. di farvi avere update il più possibile, update che vogliono dire non live in diretta dal concerto, No, ma attaccatevi perché lei se lo deve godere il concerto. no, però sicuramente video postati in seguito il più possibile o magari qualche storia o qualcosa mentre sono là, cioè nel senso prima Foto, del concerto. Mhm. Anche Tanto la perché sfera. onestamente
considerato che c'è una grossa differenza di orario, non so quanto poi anche andare in live potrebbe essere utile perché poi un sacco di No, persone otto si ore. perderebbero. No, E ma poi secondo me proprio a livello di campo del cellulare è un macello tra l'altro, non però, dipende. io preferisco sempre registrare video e poi Così poi postarli. te li tieni Io me li tengo, anche. ma poi tutti possono fruirli Certo. in un secondo momento, quindi mi sembrava una cosa più intelligente. Comunque È c'era stato un po' bellissimo a di... Vienna, io che facevo i video così, tipo a Vienna e a Budapest quando ho visto il DNA Tour. La Vienna mia... io l'ho avuto molto comodo per i video perché essendo in prima fila appoggiata alla transenna potevo No, appoggiare... io praticamente non guardavo dentro il cellulare, No, io guardavo. neanch'io. Infatti ogni tanto ci sono le inquadrature che sono un po' Non sono così. venute male perché appunto essendo appoggiata alla transenna, ma a Las Vegas ho tutta No. l'intenzione di sfruttare il marito. Ah, ma viene dentro pure lui. Sì, perché la sua... Grande Andrea. spoiler, cioè, allora, mio marito mi accompagna a Las Vegas, non solo non è un fan dei Backstreet Boys, ma non è proprio un fan di quel tipo di musica, lui è un metallaro. Quindi Immagino la felicità. mi ama tanto. Sì, Ehm, questa è una prova d'amore. Ma se sì. non ci vuole andare, me lo di a me. No, lui, l'unica cosa che gli Polizia, proprio. interessa, a parte il fatto che chiaramente non è che andiamo solo a Las Vegas, cioè è una vacanza, quindi dopo il concerto vado a trovare un'amica, che abita in America, quindi è contento di questa seconda parte della vacanza, ma eh, è interessatissimo alla Sphere, cioè Oh, all'entrare bellissimo! proprio dentro alla Sphere, eccetera, cosa a cui sono È interessata. un'esperienza. Si veste di bianco anche lui, vero? Ah, tenterò di fargli mettere una camicia bianca. Non Andrea, posso su! pretendere altro, ma tanto è alto, quindi gli si vedrà solo la camicia. Vabbè, però per le cose tecniche farò fare a lui nel caso, Ah, vabbè, sì. anche No, perché essendo infatti, più tu ti alto godi il riprenderà meglio. concerto, poi tu ti godi il Eh, concerto e lui si fa il Premettiamo il tecnico. fatto che io non ho la general admission, ho il posto seduto nel terzo settore, non me lo ricordo. Quindi non aspettatevi di vedervi dei bei primi piani dei ragazzi C'è 100.000 schermi a voglia a primi perché piani. non lo vedrete, però spero di poter riprendere appunto tutta l'atmosfera, no? Cioè tutti gli schermi e tutto quello che si vedrà. Oh, Però tu sarai per entrare e potrai dire io c'ero nel concerto leggenda, perché quelli sono concerti leggenda, sì, sì, cioè è sì. stata una Io cosa... avevo questa fissa della Sphere da quando è uscita, nel senso che dalla prima volta che io ho visto la Sphere in azione, ho avuto la fissa del io ci voglio andare, io la voglio andare a vedere. Avete presente quelle ossessioni, no? Quindi quando è uscita A me sta è stato il cosa, contrario, in realtà, perché io l'ho notata la prima volta durante il Gran Premio di Formula 1 e c'era la sfera così e boh, ho detto ma che è sta cosa? Poi dopo ho imparato. eh, no, a me è sempre piaciuto un sacco, difatti ogni tanto andavo a cercarmi i video, no, dove facevano vedere i giochi che fanno esterni, no, alla Sphere, perché mi piaceva sempre un sacco. E quindi quando ho annunciato questa cosa ho detto, vabbè, facciamo la cazzata del secolo, perché è una cazzata del secolo, No, non no. essendo io miliardaria, eccetera. Però, Secondo me è l'esperienza della vita. you only live once, come si suol dire. E quindi poi Esatto. faremo clausura per i mesi successivi, perché chiaramente... Poi pane e acqua. Esatto, scatolette di tonno. Dividete le crocchette con Penny, Molly e Ginny. Sì, Molly potrebbe saltarmi alla gola se tento di rubare Eh, le crocchette, lo però... so. Dai, su, ti presto io qualche roba da mangiare. Va bene, grazie, molto gentile. Va bene, grazie come sempre per essere stati con noi con il nostro blaterare e ci vediamo prestissimo con novità, novità, novità. A Ciao a bientôt. tutti! Ciao.